Avete mai guardato con attenzione le foto dell'Italia sotto le bombe? C'è polvere ovunque, le città sono ferite, eppure le persone nelle immagini sembrano impeccabili. Com'è possibile restare eleganti quando nell'armadio non è rimasto più nulla? Non era magia, ma il capolavoro dell'era autarchica. Un intreccio di chimica sperimentale, ingegno disperato e anche quel po' di recitazione che serviva a non arrendersi alla miseria. Perché quando manca tutto, anche un rammendo fatto bene diventa un atto di resistenza. Oggi entriamo nell'armadio dei nostri nonni per scoprire come l'Italia sia riuscita a vestirsi di latte, di legno e di illusioni. L'Italia in guerra è stato un caso unico, non necessariamente in senso buono. Diciamo che mentre in Inghilterra si puntava al risparmio estremo con lo stile utility, vestiti semplici, pochi bottoni, zero fronzoli, insomma pragmatismo puro. Qui da noi invece il regime fascista aveva un'ossessione un po' diversa: nascondere la miseria. Non potevamo ammettere di essere alla canna del gas, quindi dovevamo inventarci materiali assurdi per dimostrare che eravamo i più bravi. Il mondo ci aveva chiuso i rubinetti con le sanzioni e il regime, per orgoglio, aveva deciso che non dovevamo più chiedere niente a nessuno. L'Italia quindi doveva bastare a se stessa. Ma visto che la lana e il cotone servivano per le divise al fronte, cosa restava ai civili? Qui entra in scena il Lanital, il fiore all'occhiello del genio italico. Se oggi il Made in Italy evoca seta e cashmere, nel 1937 significava saper trasformare il latte scremato in cappotti. La tecnica industriale inventata da Antonio Ferretti era questa: si prendeva il latte avanzato dalla produzione del burro, si estraeva la caseina, la proteina del latte, facendola cagliare con l'acido. Questa cagliata veniva sciolta in soda caustica fino a diventare una specie di melassa appiccicosa. Questa pasta veniva poi sparata attraverso dei forellini minuscoli, le filiere, direttamente in un bagno di acido solforico che solidificava i fili all'istante. Risultato: una fibra che al tocco sembrava lana. Ma c'era un piccolo problema tecnico. La caseina è materia organica e non è stabile come il pelo di pecora. Se pioveva o se la signora che lo indossava sudava per l'ansia dei bombardamenti, la proteina del latte si attivava e il cappotto iniziava a emanare un inconfondibile odore di formaggio acido. Praticamente il tuo vestito elegante iniziava a subire una lenta stagionatura. Non stavi uscendo con un tailleur, ma con un pecorino romano addosso. E se faceva caldo, l'odore di latte cagliato diventava una presenza fissa. Ma non eravamo gli unici disperati. Gli americani avevano l'Aralac, sempre fatto con il latte, ma loro ci facevano soprattutto cappelli. E i tedeschi sperimentavano addirittura tessuti ricavati dalle proteine del pesce. Immaginate di salire su un tram dell'epoca, venivate accolti dall'odore di un fritto misto di mare oppure di una stalla. In Italia poi avevamo la fissazione per il rayon. Noi lo conosciamo come rayon con la Y, ma il regime, nella sua furia epuratrice contro le parole straniere, impose di scriverlo con la I o di chiamarlo poeticamente raggio, perché era brillante come un raggio di sole. Era la nostra seta artificiale, fatta con la cellulosa del legno. Bellissima sì, ma con un difetto: era infiammabile come un cerino. Uscire a cena significava correre il rischio di trasformarsi in una torcia umana avvicinandosi troppo a una candela. E se non c'era né il latte né il legno, c'era la ginestra. Quel fiore giallo che a volte vedete a bordo strada. Veniva bollita in acqua e soda e poi letteralmente picchiata con dei magli per separare la fibra. Ne usciva una tela ruvida che oggi useremmo per scrossare le pentole, ma che allora veniva spacciata per il massimo del comfort. Ma le camicie di ginestra pizzicavano così tanto da essere ricordate come strumenti di tortura dai bambini dell'epoca. Ma l'importante era potersi vestire e non ammettere che eravamo rimasti senza niente.
Ora scendiamo più in basso, perché è ai piedi che gli italiani hanno dato il meglio in termini di ingegneria della disperazione. Se oggi le zeppe di sughero sono un classico dell'estate, sappiate che non sono nate per un guizzo estetico, ma perché i carri armati avevano fame. Nelle scarpe di lusso dell'epoca, per sostenere il tacco serviva una lamina d'acciaio, ma l'acciaio era diventato oro alla patria. Serviva per le munizioni e per i cannoni, mica per far camminare le signore in centro. Così Salvatore Ferragamo ebbe l'illuminazione: usare il sughero sardo, leggero, resistente e quasi indistruttibile. Lo pressò, lo incollò a strati e creò quella base solida che oggi chiamiamo zeppa. Chi l'avrebbe detto che un'icona della moda sarebbe nata perché non c'era il materiale per i tacchi a spillo? Ma se le scarpe erano fatte di sughero o, nel peggiore dei casi, di cartone pressato, il vero dramma sociale però erano le gambe. Oggi uscire a gambe nude ci sembra la cosa più naturale del mondo, ma nel 1940 la calza non era un accessorio, era la barriera tra una donna rispettabile e lo scandalo. Uscire senza calze non significava solo urlare al mondo che eri diventata povera, ma significava essere considerata quasi seminuda, o peggio, venire scambiata per una donna di malaffare. La pelle nuda era carne esposta, un cedimento morale che il decoro dell'epoca non poteva tollerare. Ma visto che le calze di seta erano sparite e il nylon era un miraggio che arrivava solo con i pacchi americani, le donne dovettero inventarsi la calza liquida. Si tingevano la pelle con un decotto di mallo di noce o di tè nero molto forte, per uniformare il colore e nascondere il fatto che non si depilassero quasi mai. Ma mancava il dettaglio fondamentale per ingannare l'occhio: la cucitura posteriore. All'epoca le calze avevano una riga nera che correva lungo tutta la gamba e allora con una precisione da chirurgo ci si faceva tirare una riga nera perfettamente dritta dalla caviglia fino alla coscia, usando un pezzetto di carbone o una matita per le sopracciglia. Era la divisa della dignità, potevi non avere nulla in dispensa, ma quella riga doveva essere impeccabile per dire al mondo: non mi sono ancora lasciata andare. Certo, se scoppiava un temporale mentre stavi correndo verso il rifugio, la tua eleganza iniziava a colare verso i talloni in un rivolo nero, svelando così l'inganno, ma anche quel trucco sbiadito era un modo per resistere alla miseria con un briciolo di stile. Se vi piace questo modo di esplorare la storia guardandola dagli occhi di chi l'ha vissuta, vi consiglio di fare un salto su Instant Gaming, lo sponsor di questo video. Dimenticate i classici giochi di guerra dove si spostano solo le truppe. Qui potete trovare titoli come Gerda e Flaming Winter o Through the Darkest of Times, che vi mettono proprio nei panni delle persone comuni, tra scelte morali difficili e la gestione della vita quotidiana sotto l'occupazione. Passando dal link che vi lascio qui sotto in descrizione, trovate questi e tantissimi altri titoli a prezzi super scontati. E intanto contribuite a sostenere questo canale. Ma la battaglia per l'apparenza non si fermava alle gambe, risaliva su fino al viso e al modo in cui si portavano i capelli, perché quando intorno a te tutto crolla, l'ordine esteriore diventa l'ultimo baluardo contro il caos interiore. Essere curate non era vanità, era una forma di resistenza psicologica. Se riuscivi a sembrare una persona, tra virgolette, normale, allora forse la normalità poteva davvero tornare. Come si fa a sembrare una diva del cinema quando non hai nemmeno il sapone? Figuriamoci il trucco. Beh, si usava l'ingegno. Il rossetto, ad esempio, era diventato quasi introvabile, ma le donne non si arrendevano. Usavano pezzetti di carta velina rossa bagnata da strofinare sulle labbra, o succo di barbabietola, o mescolavano polvere di geranio con la vaselina. Anche Winston Churchill, dall'altra parte della barricata, aveva capito l'importanza psicologica del trucco, perciò aveva vietato il razionamento del rossetto perché alzava il morale delle truppe civili. In Italia darsi un tocco di colore era un modo per dire: la fame c'è, ma non ha ancora vinto sulla mia dignità. E poi c'erano i vestiti, quelli che ormai avevano visto troppe stagioni e troppi rammendi. Qui la tecnica suprema era quella di rivoltare il cappotto o l'abito. Si scuciva l'intero capo, lo si girava al rovescio, dove il tessuto era ancora del colore originale e non consumato dal sole o dallo sfregamento, e poi lo si ricuciva da capo. Era un lavoro immenso, di una pazienza infinita, che trasformava un vecchio straccio in
in un abito nuovo, senza spendere una lira. Per nascondere i rammendi o quelle macchie che proprio non se ne andavano, si usavano applicazioni tattiche, fiori di feltro o colletti nuovi cuciti proprio lì dove il tessuto non ce la faceva più. Ma se le decorazioni salvavano l'abito, c'era un accessorio che serviva a salvare direttamente la faccia. Il turbante, infatti, non era solo una scelta di stile alla Greta Garbo, era una soluzione tattica geniale. Visto che il sapone era razionato e lo shampoo non esisteva, i capelli erano spesso impossibili da tenere puliti. Un bel pezzo di stoffa colorata annodato sulla testa nascondeva le radici sporche e ti faceva sembrare una donna sofisticata, invece che una sfollata che non si lavava la testa da 2 settimane. Era la magia del far finta di, un'illusione collettiva che serviva a non impazzire tra un allarme aereo e l'altro. Ma attenzione, perché finora abbiamo parlato di chi cercava di salvare la propria identità. Esisteva però un altro lato della moda di guerra, decisamente più pericoloso. Un mondo sotterraneo dove i vestiti smettevano di essere semplici abiti e diventavano strumenti di un rischiosissimo doppio gioco, o la chiave per affari che dovevano rimanere nell'ombra. Se volete sbloccare questo capitolo noir della nostra storia e scoprire cosa si nascondeva dietro quegli orli, trovate il tasto abbonati qui sotto. Se per gli adulti la sfida era restare eleganti con il nulla, per i bambini il problema era più biologico, perché loro crescevano ma i tessuti no. In un'epoca in cui comprare un paio di scarpe nuove ogni 6 mesi era un'utopia da milionari, le madri dovettero trasformarsi in ingegneri tessili. Non si comprava nulla, ma si smontava e si rimontava. I cappotti dei padri finiti al fronte venivano scuciti, tagliati e ridimensionati per i figli. Piccoli soldati in miniatura che indossavano letteralmente i ricordi del genitore lontano. Ma la magia di quell'ingegno erano i vestiti che crescevano insieme ai bambini. Se guardate le foto d'epoca, noterete delle fasce di tessuto diverse sul fondo delle gonne o dei pantaloni. Non era una scelta stilistica, erano i pezzi di un vecchio lenzuolo o di una tenda aggiunti per coprire le caviglie che spuntavano fuori troppo in fretta. E poi c'era l'incubo peggiore di ogni genitore, le scarpe. Un bambino con le scarpe strette non è solo un bambino che soffre, è un bambino che rischia di rovinarsi i piedi per sempre. Visto che il cuoio era requisito per gli scarponi militari, si arrivava a soluzioni estreme. Molti bambini passavano l'inverno con le punte delle scarpe tagliate per fare uscire le dita e guadagnare quei 2 centimetri vitali, oppure camminavano con scarpe di 2 taglie più grandi, riempite di carta di giornale, ereditate dal fratello maggiore o dal cugino. Era una staffetta della sopravvivenza che passava di piede in piede finché la suola non diventava sottile come un foglio di carta. In questo contesto, l'abito della prima comunione o della domenica diventava una reliquia sacra. Veniva passato di famiglia in famiglia, ramandato 1000 volte, perché rappresentava l'unica occasione in cui un bambino poteva smettere di sembrare un piccolo profugo e tornare a essere, almeno per un giorno, solo un bambino. Arriviamo finalmente a quel 25 aprile del 1945. La guerra finisce, le città si riempiono di bandiere, ma se guardate bene le foto di quella folla che festeggia, noterete qualcosa di strano. Un'improvvisa esplosione di bianco e colori chiari dopo anni di grigio autarchico. Ma da dove arrivava tutta quella stoffa se i negozi erano ancora vuoti? La risposta cadeva letteralmente dal cielo. I paracadutisti alleati, quando atterravano, spesso abbandonavano il paracadute sul campo. E per le donne italiane, quegli ammassi di tessuto non erano solo equipaggiamento militare, erano un bottino di guerra inestimabile. I paracadute americani erano fatti di seta purissima o di un materiale nuovissimo e indistruttibile, il nylon. Non appena il soldato si sganciava dalle cinghie, c'era già una squadra di sarte improvvisate pronta a recuperare ogni centimetro di quella stoffa miracolosa. Non puzzava di latte cagliato, non pizzicava come la ginestra e soprattutto era gratis. Con un solo paracadute si potevano ricavare decine di camicie, biancheria intima finalmente morbida e, per le più fortunate, l'abito più importante di tutti. Esiste un'intera generazione di spose della liberazione
che è andata all'altare indossando paracadute riciclati. Spesso i vestiti avevano ancora le cuciture originali del paracadute o erano di quel color crema tipico della seta non tinta, ma per chi aveva passato anni a rivoltare cappotti consunti, indossare un pezzo di cielo era il simbolo supremo della fine dell'incubo. Tutto quello che abbiamo visto oggi, dal vestito di latte alla riga di carbone sulla gamba, non era che un grande e necessario gioco di illusioni. Un gioco che operava su livelli diversi, ma tutti ugualmente essenziali. C'era l'illusione della normalità. Curare un colletto o annodare un turbante per nascondere i capelli non lavati serviva a convincersi che la vita fosse ancora intatta. Se riflettendoti in uno specchio apparivi ordinata, l'orrore fuori dalla finestra sembrava per un attimo più gestibile. C'era poi l'illusione dell'occhio, quell'incredibile capacità di far apparire il nuovo dove c'era solo un vecchio cappotto rivoltato, o il lusso del nylon dove c'era solo un decotto di mallo di noce. E infine non dimentichiamo l'illusione del regime, quella propaganda che cercava di spacciare la scarsità estrema per progresso scientifico, celebrando fibre ricavate dal latte o dalla ginestra per nascondere un paese rimasto ormai senza materie prime. Sotto tutte queste illusioni c'era anche un peso invisibile. Il fatto che per anni l'identità delle persone fosse diventata un affare di Stato. Cosa indossavi, come ti presentavi agli altri, persino quanto era rammendata la tua giacca, non era una scelta solo privata, ma un dovere patriottico. Dovevi dimostrare sobrietà, spirito di sacrificio e una fiducia incrollabile in quelle materie prime fatte in casa. Le donne in particolare dovevano essere impeccabili per non venire meno al decoro sociale, ma risultare anche parsimoniose per non tradire lo sforzo bellico. In pratica serviva un'autorizzazione silenziosa per uscire dai binari dell'austerità e riprendersi un briciolo di spazio personale. Ecco perché il 25 aprile per la moda quotidiana è stato proprio questo, il momento in cui i vestiti hanno smesso di essere una corazza per nascondere la miseria e sono tornati a essere un modo per esprimere la gioia. La liberazione non è stata solo la fine delle bombe, ma anche il ritorno del diritto alla leggerezza. Riuscire a uscire di casa finalmente con una riga sulle gambe fatta di vero nylon e non dover più chiedere il permesso a nessuno per sentirsi semplicemente belle. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto con un commento, un like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Date un occhio a Instant Gaming con il link in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!